Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro o luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di aprile 2025 affinché tu possa manifestare quotidianamente l'obiettivo della tua anima, che è quello di anelare alla gioia, alla prosperità, prosperità spirituale, prosperità materiale. Quindi andiamo a vedere prima una parte oracolare e poi andiamo a vedere i tarocchi e poi alla fine ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Allora, iniziamo con le carte degli angeli, cancro, aprile 2025. Vediamo cosa dicono. Aprile 2025, cancro. Vediamo. La conoscenza, Angelo Nelcael, conoscenza. Attenzione a non giudicare. Protezione contro il male, buone opportunità lavorative e di carriera, talento nell'insegnamento. Wow! Qualcuno di voi insegna o è o nella scuola o è un operatore olistico o insegnate. Ci sono ottime capacità di dare la propria conoscenza. Allora, in questo mese ti dicono che avrai straordinarie capacità di comunicare la tua conoscenza e di ricevere anche risultati straordinari sul piano della materia per come comunichi e per come dai la tua conoscenza. Ti fanno un unico appunto, quello di non giudicare. Non giudicare chi non è al tuo stesso livello di conoscenza o di consapevolezza, perché ogni realtà ha la stessa dignità di esistere. Il giudizio non ha niente a che vedere con la bellezza. La bellezza è qualcosa che... La bellezza è il sinonimo di amore. Amore è il darsi, no? In natura tutto è bellissimo perché si dà. In natura non esiste la bruttezza. Tu sei natura, noi siamo natura. Ecco, seguire il senso estetico della natura, cioè della bellezza, ti permette di non giudicare, perché il giudizio non è un approccio estetico, non è qualcosa di... è un approccio morale. E noi ci educhiamo nella nostra scuola ad avere un approccio estetico alla vita, cioè alla bellezza, che è amore, che è darsi. Quindi ci sono anche ottime opportunità lavorative e di carriera in questo mese, incontri o delle opportunità in questo senso. Sì, e se sei un insegnante o comunichi la tua conoscenza, sentirai un perfetto allineamento con la tua parte più elevata della mente. Cioè, godrai della tua conoscenza e la trasmetterai agli altri. Ok. Vediamo da quale carta del drago immaginale è accompagnata la carta della conoscenza. Androide, accipicchia. Androide. Vediamo cosa ti dice questa carta. Androide 33. Qua sei connessa con il mondo superiore proprio, eh? Androide. Allora, numero 33. Numero 33. Eccola qui. Allora, sono una macchina e ho i tuoi occhi. Bisogna essere vivi per poter divorare altre vite. Io non posso mangiare, non sono mai stato vivo, né potrò morire. Ho un vestito del colore che tu vuoi e vedo il mio riflesso nei tuoi occhi, senza mai riconoscermi. Ah, caspita, ragazze. Qua il discorso è particolare perché vi stanno dicendo che la macchina cos'è? La macchina è il tuo corpo fisico, è l'ego.
L'ego ha necessità di nutrirsi. Nei grandi testi sciamanici, negli Inni Ayurveda, chiamati i Rig Veda, c'è scritto che nessuna vita può esistere se non ne divora un'altra. Quindi, qual è il senso? Che devi rendere sacro tutto ciò che la tua macchina biologica, cioè il tuo corpo fisico, fa. Quindi non dobbiamo essere separati dal nostro corpo fisico in quanto lo spirito è una cosa, la materia è un'altra. No, la materia è spirito. E quindi ti stanno chiedendo in questo mese di essere di rendere sacro tutto ciò di cui ti nutri, perché da un ravanello, da una carota, da un'insalata, al di là anche se mangi carne o pesce, non è importante, perché qua dice, noi non facciamo giudizi, ricordiamo, nel nostro canale non si giudica, ma noi facciamo bellezza, approcciamo la vita in modo estetico e non moralistico. Quindi qualsiasi tipo sia il tuo percorso di consapevolezza, qua dice di rendere sacro quando tu mangi qualcosa, perché c'è una vita che si sta offrendo a te, che sia vegetale, che sia animale, si sta offrendo a te. Rendere sacro quel momento affinché tu possa sentire l'invisibile, perché tu ti stai nutrendo di sacralità. E quindi rendi il tuo corpo sacro attraverso ciò che mangi, attraverso l'aria che respiri. Ok. Dice, hai bisogno di fare qualcosa di molto pratico, di lavorare con le mani, senza pensare. Distrai la mente con una pratica manuale, oppure fai uno sport o pratica uno yoga fisico, perché vogliono farti connettere con la saggezza del corpo. Perché siccome hai molta conoscenza, spesso questa conoscenza, che cosa fa la parte razionale? Può prendere questa conoscenza e usarla a tuo sfavore, perché sei molto intellettuale, ci sono a volte la mente razionale prende il sopravvento su tutte le conoscenze esoteriche che hai o su tutta la conoscenza che hai, per renderti schiava o vittima. Il corpo invece ha la memoria ancestrale, nelle cellule ci sono le memorie cellulari e ti stanno dicendo fai qualcosa che implichi il corpo. Nella nostra scuola iniziatica facciamo pratiche di yoga sciamanico, ti consiglio di fare la pratica di yoga sciamanico, la sequenza fluida che ho messo nel canale yoga sciamanico, oppure se fai qualsiasi altro sport, l'importante è che non perdi di vista le sensazioni del corpo, fai qualcosa di pratico, di manuale, stai nel corpo. Come ci insegnano nello yoga sciamanico, il corpo è il più grande sogno dell'anima. La più grande realizzazione dell'anima è il corpo. E quindi rendi sacro tutto ciò che introduci nel corpo, tutto ciò che fai col corpo, senti il corpo, ti stanno dicendo. Ok, dopo ti leggo il rituale della buona riuscita. Adesso continuiamo con gli oracoli e poi con i tarocchi. Allora, vediamo su quale chakra andiamo a lavorare in questo mese, prima con gli oracoli dei chakra. Vediamo. L'autostima, il terzo chakra, la creazione di un nuovo te stesso, di una nuova te stessa. Allora, il terzo chakra ha a che fare col plesso solare, all'altezza dell'ombelico. Allora, nella pratica che ti ho suggerito di yoga sciamanico, noi lavoriamo sul terzo chakra, oltre che sul secondo, sul primo, perché l'umanità, come diceva il grande Sri Aurobindo, è ferma al terzo chakra, cioè l'umanità non sa volere. E quindi, non sapendo volere l'umanità, come ti ho spiegato bene in quel video, noi siamo soggetti a volere ciò che il sistema vuole che noi vogliamo, cioè noi pensiamo di avere dei desideri, non sono nostri. Questo è in parole povere. E quindi il risveglio della Kundalini non ci viene, non arriva il risveglio della Kundalini se noi desideriamo da una prospettiva egoica. Dobbiamo iniziare a desiderare da una volontà cosmica. Che vuol dire? Dobbiamo iniziare a desiderare come gli alberi desiderano, come gli uccelli desiderano, come il mare desidera, come le montagne desiderano. Te lo dico in poesia perché in poesia l'anima capisce istantaneamente, perché la creazione dell'anima si chiama mitopoiesi, ossia è mito, anche i miti greci, no? Quando tu vedi un mito ti riscatti, come diceva il grande
il mito che stai mettendo in scena sulla vita vivendo ti riscatti, come diceva James Hillman, padre della psicologia archetipica. Di conseguenza qua col terzo chakra noi abbiamo la necessità di iniziare a volere come la nostra anima vuole. E lo inizi dando credito al tuo corpo, facendo le pratiche sul corpo, sentendo il tuo corpo, benedicendo ogni sensazione che hai nel corpo, senza respingere nessun tipo di sensazione che hai nel corpo. Questo permette di lavorare sul terzo chakra, oltre alla pratica potentissima sulla Kundalini che ho messo sul canale. In questo mese tu creerai una nuova te stessa, un nuovo te stesso, con molta più stima di te, che significa credere nelle forze che ti abitano. La volontà cosmica a cui noi stiamo tendendo, a discapito di una volontà individuale, ossia l'io che vuole tutto per sé, desideri egoici, è una volontà, questo terzo chakra, che ti permette di sentire tutte le voci, la pluralità di forze che ti abitano a te, dentro di te e nella natura. E quindi di iniziare a volere da questa prospettiva più ampia, ad avere sogni immensi, grandiosi, senza più paura di non realizzarli. E quindi molta forza in te stessa o in te stesso. Ok. Vediamo le carte, i tarocchi cosa ci raccontano in merito per te. Aprile 2025, Cancro. Cosa accade? 9 di coppe. Sì, ti vedo raggiungere un appagamento personale, un desiderio raggiunto, un riconoscimento che ti fa molto piacere, ti vedo stare proprio bene, ti vedo essere fortunata. Qua c'è la coccinella, no, della fortuna per te in arrivo in questo mese. Cos'altro? Regina di coppe, qua ci sei tu, ti vedo essere molto creativa, molto intuitiva e ti vedo stare proprio bene con te stessa, forse da un po' di tempo non stavi così. Però ti vedo aver conseguito dei traguardi importanti che ti permettono in questo mese di avere molta creatività, c'è un sviluppo creativo, perché la Regina di coppe è creatività, col 9 di coppe a fianco, qualcosa che si realizza grazie alla tua intuizione, il tuo far fluire gli eventi, le emozioni. Cos'altro? Grande forza, grande forza. Questo è il mese in cui tu darai una grande forza, una sterzata alla tua vita. Avrai grande forza e darai una sterzata alla tua vita, raggiungendo dei desideri, degli obiettivi personali. Ancora? Wow, infatti, grande forza e successo. Guarda, 6 di bastoni mi parla di entusiasmo, di obiettivi raggiunti sotto il 9 di coppe, obiettivi tuoi personali raggiunti che ti permettono di fluire, di stare tranquilla, tranquillo, leggera, intuitiva. Successi e riconoscimenti pubblici qua, per un lavoro ben svolto, per qualcosa che ti appaga molto. Cos'altro abbiamo in questo mese per te? Wow, asso di coppe, un nuovo amore oppure una grande felicità ritrovata, oppure il rinnovo di una relazione, oppure una felicità, perché qua mi stanno parlando l'asso di coppe di per sé è la felicità raggiunta dentro di te, no? Che poi col 2 di coppe vai a condividere con un'altra persona. C'è la voglia di recuperare qua da parte di qualcuno a livello relazionale, mi può parlare di chiunque, familiari, amici, parenti, l'amore lo vediamo dopo in modo più dettagliato, però questo è il mese di una grande felicità per te, ecco perché c'è molta fede, molta autostima. Sì, vediamo energia positiva per te in questo mese. Paggio di bastoni, molte comunicazioni vedo in questo mese, comunicazioni, entusiasmo, si danno il via a dei progetti qua, lavorativi o creativi, si danno il via, questo ti porterà molto entusiasmo. Ancora energia positiva per te in questo mese? 7 di coppe, molti progetti, ti vedo animata da una grande energia, molti progetti, si aprono molti progetti o vai ad adempiere dei progetti che portano successo e riconoscimento pubblico o sociale. È come se fossi entusiasta della vita. È un'attesa bellissima, una delle poche così forti a livello generale. Sì, ragazze mie ragazzi, bellissima, complimenti. Vediamo un po' su questa forza.
il carro, qua ci sei tu. Guarda, questo è il tuo mese. È il tuo mese. Anche il coraggio di fare dei viaggi o uno spostamento. Tanti progetti si aprono, ti vedo animata da una grande forza, una grande gioia e le persone ti sostengono. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi. Detto questo, adesso passiamo a vedere l'amore. Allora, vediamo nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno ancora. Vediamo come sta l'energia nell'amore per te, aprile 2025. Cancro, vediamo. Carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del cancro. Carta guida. Carta guida. Cavaliere di spade, c'è qualcuno che va all'attacco qua nei tuoi confronti. C'è qualcuno che passa all'attacco, vedo un po' di tensione o gelosia nei tuoi confronti. C'è qualcuno che va all'attacco, vedi gli amanti, qualcuno che passa all'attacco in amore, anche gelosia nei tuoi confronti. Ok, energia un po' tesa, di un po' così, entusiasmante ma tesa. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Amore, cancro, aprile 2025. Amore, cancro. Ah sì, sette denari il diavolo. C'è qualcuno che ha aspettato o aspetta che ti vuole a tutti i costi con il diavolo, eh? C'è molta energia passionale qua, sessualità, passione. Ok, vediamo di che si tratta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il diavolo, 4 di coppe, il sole, 4 di denari, 9 di bastoni. C'è da dire che ultimamente o siamo state un po' demotivate da qualcuno, un po' diciamo qualcuno che era un po' più restio, qualcuno un po' più testa dura, o diciamo che abbiamo avuto un po' di demotivazione per quanto riguarda la parte amorosa, che non c'era nessuno che ci piaceva. Però qua c'è qualcuno di forte. Vediamo, energia attuale, amore, cancro. Il Papa al centro stessa mi parla di te che prendi decisioni ferme nella tua vita in questo mese, senza se, senza ma. Mi parla di decisioni ferme, di decisioni, hai certe credenze che vuoi portare avanti, sei molto serio sulle tue cose. Puoi stare avendo anche a che fare con una persona impegnata, eh? Vediamo un po', energia positiva, 4 di spade, energia positiva, ti prendi il tuo tempo qua per decidere. E ti prenderai il tuo tempo per decidere. Magari state prendendo delle decisioni importanti e ti prendi il tuo tempo senza avere fretta. Oppure per alcune di voi è finita la stagnazione, diciamo. Vediamo nel corso della lettura comunque. Blocco, carta negativa, cavaliere di bastoni. Probabilmente qua abbiamo avuto a che fare con una persona che andava e veniva. Questo agiva un po' per capriccio questa persona, no? E tu prendi adesso la decisione ferma di fare secondo come dici tu. Passato, il giudizio e il 3 di denari. Diciamo che qua ti sei molto concentrata sulle tue cose lavorative ultimamente, cioè ti sei concentrata oppure nel fare progetti, dei piani lavorativi, hai preso in mano il controllo di una situazione e hai deciso di mettere l'attenzione su cooperazioni o collaborazioni lavorative o qualcosa che riguardava il senso della cooperazione nella tua vita pratica, mettendo forse da parte una persona che andava e veniva o qua diciamo che alcune di voi si sono rese conto che non potevano fare dei piani con qualcuno perché è una persona più inconsistente. Alcune di voi è così. Vediamo che succede qua nei prossimo mese, aprile 2025, amore, cancro, regina di denari,
E infatti, 9 di denari, grandi successi in ambito lavorativo qua ci sono, lo vedevamo anche prima, mi puntano l'attenzione su questo. Regina di denari, 9 di denari, grandi successi per quanto riguarda il settore lavorativo, piena autonomia e anche sulle tue responsabilità di casa, di madre, se sei madre o se sei padre. E poi è la temperanza. Allora, la temperanza mi parla di un buon accordo che farai con qualcuno. Nel senso, la temperanza parla di anche se sei singolo, per esempio, io qua ti vedo entusiasta del tuo essere e dei tuoi successi raggiunti sul piano pratico. La temperanza mi parla di ottime comunicazioni con qualcuno, con una persona nuova potrebbe essere, magari incontri nell'ambito lavorativo. O parlo delle ragazze e ragazzi single, eh. Non fai le cose di fretta se sei singolo, cavalieri bastoni al blocco, non ti lanci subito, ma fai le cose con ponderazione, ti prendi il tuo tempo. E qua mi parlano di un bellissimo accordo che può nascere con qualcuno. La temperanza sono ottime comunicazioni, cordialità, se sei singolo. Se invece hai una persona qua, diciamo che questa persona si rivolge a te in modo un po' cambiato. Da una situazione di tensione che ci poteva essere, tu cosa fai? Slitti la tua attenzione sulle tue cose pratiche, anche di responsabilità che hai di famiglia, di denaro, di lavoro. E c'è una riconciliazione con questa persona, previo però il tuo pensare. Mm? Quindi magari c'è stata una pausa con questa persona, gli ha fatto bene a questa persona una certa pausa, qualsiasi cosa, e vedo una certa, con la temperanza, un rapporto di cordialità, che viene dopo la temperanza. Eh sì, il re di bastoni. Una persona si dà da fare nei tuoi confronti essendo più matura, sei la stessa. Invece può essere una persona del tutto nuova con la quale ci sarà una bella intesa, perché vedrai una persona che fa, una persona genuina, una persona genuina in quello che fa. Ok? Fino a questo momento abbiamo i segni di Ariete, Leone, Sagittario, Capricorno, Vergine, Toro, Acquario. Sì, sì, questi sono i segni. Vediamo i mini tarocchi cosa ci raccontano, cosa ci aggiungono. Sul Papa, energia attuale. Energia attuale, amore, cancro, il Papa. L'appeso. Mi dicono che l'amore è fermo. L'amore è un po' fermo per delle responsabilità che hai tu o l'altra persona, oppure per l'amore è fermo perché ci sono altre questioni prioritarie qui in questo momento. 4 di spade al positivo. 9 di spade. Se avevi delle preoccupazioni, se delle preoccupazioni possono insorgere in questo mese rispetto all'amore, ti dicono calma, tranquilla, perché le preoccupazioni andranno a sparire. Magari un no contact con qualcuno, una situazione di questo genere. Qua vedo ottime comunicazioni con qualcuno se c'era un no contact. Vediamo questa cavaliere di bastoni al blocco. Regina di spade. Qualcuno ti ha fatto arrabbiare qua. O c'era una persona che agiva solo per impulso perché era una persona sposata o aveva altri impegni. E quindi c'è un po' di tensione tra te e questa persona che agisce per capriccio. O ha agito per capriccio. Vediamo un po', 3 denari nel passato e giudizio. 3 denari, asso di denari, il giudizio, l'imperatrice. Hai dato tutta te stessa in ciò che ti dà valore nel recente passato. Vedo lavoro, prendere decisioni che riguardano la tua stabilità, il tuo veder crescere la tua attività o quello che fai nel tuo lavoro. Questo vedo nel passato. Vediamo regina di denari qui. Se hai investito in delle attività lavorative nel recente passato, in questo mese tu prendi i frutti di quelle attività. Regina di denari, futuro. Paggio di bastoni, sì. Qua vedo una persona che dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Paggio di bastoni. 9 di denari. 4 di spade, però tu ti prendi il tuo tempo.
Ti prendi il tuo tempo perché ti vedo concentrata sulle tue cose lavorative, vedi 9 di denari. Oppure può essere questa persona ha delle questioni lavorative, però dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Però vedo che c'è un'ottima energia e sintonia con la temperanza qui. Temperanza, vediamo. E la giustizia. Questa è una relazione bella, eh? Questa è una bella relazione, ragazze mie, ragazzi. È una bella relazione. Cioè la giustizia con la temperanza mi dice che le cose verranno fatte in modo giusto, bene, e sono ben aspettate dal cielo. Sì, la giustizia parla anche di risoluzione di alcune cose che hanno potuto farti arrabbiare o alcune cose che hanno potuto metterti sulla difensiva rispetto alla stessa persona oppure rispetto a una persona nuova, che magari sta un po' sulla difensiva, non agisci per impulso. E sistemare cose con un ottimo dialogo, un'ottima comunicazione. Re di bastoni. Sì, sì, questa persona vuole fare le cose proprio fatte bene. L'imperatore è una persona che vuole costruire, che ci sta, che è presente, che persevera, eh. È un'ottima stesa. Io ti vedo con le tue priorità, molta stima in te stessa, e, molto forte. E assolutamente c'è questa persona che fa le cose fatte bene, ottima comunicazione. Tu ti prendi il tuo tempo, questa persona aspetta i tuoi tempi, assolutamente sì. Qua sono forti anche il segno, ripeto, dell'Ariete e della Bilancia e del Pesci. Vediamo adesso cosa ti dice l'ultima carta dei Rider White. All'asso di coppe, un nuovo amore, l'amore ben aspettato, assolutamente, o il rinnovo di una relazione. Vediamo con i miei oracoli, lui lei, che non lasciano proprio spazio al dubbio, le intenzioni di questo re di bastoni imperatore, che lo vedo bello piazzato qua. Re di bastoni e imperatore. Vediamo un po'. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare i miei oracoli sotto all'info box in descrizione. Quali sono le intenzioni di questo re di bastoni e imperatore nei tuoi confronti? Anche se è una donna, eh? Quali sono le intenzioni? Il nostro è un amore infinito, sembra che stia per finire, ma poi ricomincia sempre. Per voi e per molte di voi è una persona con la quale si rinnova il rapporto, sembrava finita la cosa, in pausa, si rinnova, però si rinnova bene. C'è la giustizia, quando c'è la giustizia è una cosa importante. Si risolvono sospesi grossi con la giustizia. Cos'altro? Le intenzioni di questo re di bastoni imperatore. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Ha cercato per vite intere, si dà consapevolezza che per tutta la vita, questa o altre, ha cercato te. O una persona come te. Ok. Vediamo ancora. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Ti ama questa persona o ti amerà. Ti ho cercata per vite intere con la regina di denari, anche se sei un uomo, ripeto. È una persona che ha cercato per vite intere una donna di un certo spessore. È una donna generosa, paziente, una donna che sa accudire, una donna pratica, pragmatica, allo stesso tempo una donna paziente. Cioè ha cercato questo tipo di figura che tu rispecchi. Ok, vediamo questi altri, scusami, questi altri oracoli. Cosa ti dicono? Al mare, ok, è uscita da sola. Yang, vedi, energia forte proprio. Eh sì, qua c'è una persona che si toglie le maschere, energia molto forte, Yang, anche qua con questi segni di fuoco, ma al di là se è un segno di fuoco oppure no, vedo che la situazione fluisce con una persona che dà, Yang, energia Yang di manifestazione, cioè la manifestazione di cosa? Una persona si toglie ogni maschera, vengono sistemate anche questioni relative a situazioni che devono essere, che erano in sospeso, si tolgono le maschere, quindi è molto ben aspettato l'amore per te in questo mese. Sì. Ok, ragazze mie, ragazzi, adesso vi leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese, su tutti gli ambiti della tua vita. Allora, rituale per la buona riuscita. È il momento di stare con il corpo e non con la mente. Fai una camminata, fai uno yoga fisico, prendi o dai un massaggio,
stai con il tuo corpo, vedi, ti focalizzano l'attenzione sul corpo e più volte al giorno pratica l'esercizio che segue. Più volte al giorno, dice qui, vediamo un po'. Rilassa profondamente tutto il tuo corpo, con la volontà di abbandonare il senso della realtà, come se dovessi addormentarti. Simultaneamente respira e con intensità nella tua pancia. In questo modo crei nel tuo organismo due sensazioni opposte. Una sensazione di rilassamento e uno stato di vibrante energia. Quindi rilassati come se stai per addormentarti e allo stesso tempo respira con intensità nella tua pancia. Puoi farlo dalla bocca, tipo il respiro circolare, che è quello che inali tanta aria dalla bocca. In questo modo. Quindi respira in modo molto dolce e rilassato e tendi il corpo in tutte le direzioni in modo che si produca una sensazione generale di tensione muscolare. Quindi devi tendere il corpo, cioè quando ti stiri il corpo, no? Così. Anche con questo esercizio crei nel tuo organismo due sensazioni opposte. Alterna le due fasi per un certo tempo, quindi rilassati e tendi, rilassati e tendi. Ti accorgerai che all'inizio ti sarà impossibile percepire i due stati, il rilassamento e l'energia insieme. L'equilibrio tra due stimoli opposti, infatti, è sempre una condizione dinamica, nella quale la coscienza oscilla incessantemente. Ma esistono attimi nei quali la coscienza si centra ed è possibile accedere a uno stato ampliato, che è oltre l'attività discriminante della mente. Quanto più i momenti di armonia aumentano, tanto più si arriva a uno stato di non mente. Ma l'esperienza della non mente non è qualcosa che si possa produrre attraverso lo sforzo. Non puoi farla accadere, ma soltanto lasciarla accadere. Poi, alla sera, resta seduto o in piedi per qualche minuto prima di coricarti. Respira profondamente e lentamente attraverso la bocca socchiusa. Chiudi gli occhi e guardati come ti vedessi in uno specchio che ti permette di vedere il corpo anche all'interno. Rilassati, lascia cadere ogni sforzo ed entra nello stato naturale. Cioè devi guardare all'interno del tuo corpo con gli occhi chiusi, quindi devi immaginare. Contempla le forme del tuo corpo all'interno e all'esterno, cioè contempla la tua mano all'esterno e all'interno, fallo con gli occhi chiusi. Accogli ciò che sei, abbraccia le forme del tuo corpo, oltre qualsiasi forma di giudizio. A mezzo del respiro veicola in ogni cellula la vibrazione dell'amore incondizionato. Infine, con dolcezza, dirigi la tua mente sul seguente sentiero. In questo corpo c'è il Meru, che è il monte sacro che viene identificato con l'asse cosmico. Quindi in questo corpo c'è il Meru, circondato da 7 isole. Vi sono 7 fiumi, mari, monti, campi e proprietari di campi. Ci sono saggi, asceti, tutte le stelle e i pianeti, i sacri Tirtha, cioè i santuari, i luoghi sacri e le divinità protettrici dei Pita. Vi si muovono il sole e la luna, autori della creazione e della distruzione. Vi sono anche l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua e la terra. Lascia che il significato di queste parole riecheggi dentro di te, calmando la funzione della respirazione e tornando al respiro spontaneo dal naso. È più facile a farlo che a leggerlo. Cioè, praticamente devi visualizzare prima di addormentarti seduta o in piedi, ad occhi chiusi, il tuo corpo dall'interno e poi all'esterno. Ad occhi chiusi, immaginalo all'interno il corpo, perché come dicono i grandi testi sacri, dobbiamo chiudere gli occhi che guardano fuori per guardare con gli occhi che guardano dentro, per scoprire cos'è il vero corpo, da cosa siamo animati. Siamo animati da qualcosa di meraviglioso, come se fosse quindi il tuo corpo pieno di mari, fiumi, monti, pieno degli elementi, l'aria, fuoco, cioè devi farti questa grande immaginazione, fuori e dentro, come se il tuo corpo fosse quest'isola meravigliosa.
e poi lascia che il significato delle tue immagini lavori dentro di te, calmando la funzione della respirazione e tornando al respiro spontaneo dal naso, cioè respiro spontaneo. Quindi è come se dovessi, tra le due, qua ti fa fare un lavoro di contemplazione degli opposti, come hai visto, no? Rilassamento e contrazione, e giungere a un'armonia tra questi. Facendo la pratica comprenderai con il cuore l'emozione che ti scaturisce da questo, va bene? Questo ti permetterà di essere al centro di ogni cosa, va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Io concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!